Ciao amici, oggi andiamo a vedere come realizzare questo graziosissimo bebè. Ha il suo pannolino, è molto carino, spero che vi piaccia. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare il bebè andiamo a realizzare un anello magico di 6 maglie. Io ho utilizzato un uncinetto da 3 mm. Andiamo a stringere il nostro anello e andiamo a fare una media in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie lavorate. Facciamo la maglia aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie lavorate. Ogni 3 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie lavorate. Ogni 4 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 36 maglie lavorate. Ogni 5 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 42 maglie lavorate. Ogni 6 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 48 maglie lavorate. Ogni 7 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 54 maglie lavorate. Ogni 8 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 60 maglie lavorate. Ogni 9 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 66 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 6 giri le nostre 66 maglie. Ogni 9 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 60 maglie basse. Ogni 9 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 66 maglie basse. Facciamo un altro giro di 66 maglie basse. Ogni 9 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 60 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 54 maglie basse. Facciamo ora una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 52 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 50 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. E possiamo staccare il filo. Stacchiamo il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e diamo un po' la forma alla testa. Riempiamo bene con l'ovatta sintetica e cerchiamo di riempire un po' meglio la parte di sotto della testa. In questo punto andiamo ad aiutarci con l'uncinetto, spingiamo questa parte superiore della testa e tiriamo fuori le guanciotte, cercando di dare questa forma alla testa del nostro bambolotto. Per gli occhi possiamo utilizzare o il feltro, il panno lenci, oppure degli occhi in plastica. Li andiamo ad inserire a questa altezza, magari con ago e filo possiamo andare a creare prima le fossette e poi andremo ad applicare gli occhi. Possiamo anche ricamarli con il filato nero. Passiamo il filo da una parte all'altra, andiamo a creare le fossette e poi andiamo a realizzare anche il nasino. Facciamo in questo modo, passiamo il filo un po' di volte e poi andiamo semplicemente a riempire e ripassiamo nuovamente. E con un po' di filo rosa chiaro andiamo a realizzare la bocca allo stesso modo, così come abbiamo fatto il nasino. Passiamo il filo un po' di volte e poi andiamo a riempire la parte.
Per le orecchie con il filato color carne avviamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo solo il nostro anello senza chiuderlo, giriamo il lavoro e andiamo a fare un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie lavorate. Chiudiamo poi il lavoro e andiamo a cucire. Possiamo realizzare dei pallini bianchi per i punti luce al centro della pupilla e poi andiamo a fare una base bianca sotto per la cornea, sempre con il pannolaccio bianco. Con un po' di fardo creiamo le guanciotte e poi andiamo ad applicare le orecchie al lato e andiamo a cucire in questo punto. Con il filato marrone, con qualsiasi filato volete fare i capelli, andate a passare sul davanti, realizzando dal centro alla parte davanti i vari ciuffetti. Poi la pettinatura potete farla come più vi piace, vi mostro questa. Create prima questi più lunghi e poi andate a riempire anche con quelli più corti. Realizzate così i capelli sulla testa del piccolo. E proseguite così fino a riempire. Fate qualcuno più lungo, qualcuno più corto e riempite tutta la parte. E questa è la testa che ho realizzato. Potete riempire di più di capelli come più vi piace, potete lasciarlo così. Con lo stesso filato dei capelli andiamo a fare le sopracciglia. Passiamo semplicemente il filo in questo modo e poi lo andiamo a bloccare. Lo passiamo sull'occhio e poi lo blocchiamo. E questa è la testa del bimbo. Andiamo a realizzare le braccia e poi le gambe e il corpo. Per le braccia abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e lo chiudiamo e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. In tutto saranno 8 maglie lavorate. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 10 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 12 maglie lavorate. 12 maglie per altri 3 giri. Per questo giro andiamo a realizzare il pollice, facciamo in questo modo: andiamo nella prima maglia e facciamo 3 catenelle, poi andiamo a realizzare 2 maglie alte nella stessa maglia. Fatto questo, entriamo nella prima maglia qui delle 3 catenelle e andiamo a chiudere con una maglia bassissima, quindi sono 3 maglie alte chiuse insieme. Fatto questo, proseguiamo il giro delle restanti 11 maglie normalmente a maglie basse. In questo modo abbiamo realizzato il pollice. Per quest'altro giro andiamo a fare 12 maglie basse, dobbiamo entrare qui nelle maglie che abbiamo chiuso e lavoriamo anche questa maglia, quindi in tutto saranno nuovamente 12 maglie basse lavorate. Facciamo ora un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 14 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 16 maglie lavorate.
Lavoriamo le 16 maglie per altri 9 giri. Andiamo ora a sostituire il filato color carne con quello bianco e andiamo a fare per altri 3 giri le nostre 16 maglie con il filato bianco, poi stacchiamo il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e diamo un po' la forma al braccio. Per le gambe andiamo ad avviare una catenella di 15 maglie. Lavoriamo 15 maglie basse da questo lato della catenella e 15 maglie basse dal lato di sotto della catenella. In tutto saranno 30 maglie lavorate. Facciamo per altri 2 giri le nostre 30 maglie basse. Lavoriamo ora il nostro giro in costa. Andiamo a fare 30 maglie basse lavorate soltanto prendendo la parte di dietro della maglia. Ogni 3 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 18 maglie basse. Andiamo ora a realizzare questo piccolo ricetto della calza, della scarpina. Andiamo a fare in questo modo. Facciamo 2 catenelle. Entriamo nella prossima maglia, facciamo una maglia bassissima e proseguiamo così per tutto il giro. Stacchiamo con il filato bianco e andiamo a prendere il filato color carne. Dobbiamo fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia. Lavoriamo in costa dietro e andiamo a lavorare in tutto 16 maglie. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, saranno nuovamente 18 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia saranno 20 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia saranno 21 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia saranno 22 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia saranno 23 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia saranno 25 maglie lavorate. Un altro giro di 25 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia saranno 23 maglie basse. Un aumento nella prima maglia saranno 24 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia saranno 25 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia saranno 26 maglie basse. Lavoriamo le 26 maglie per altri 5 giri. Stacchiamo il filo e poi riempiamo con l'ovatta sintetica. Per la seconda gamba non staccheremo il filo, ma proseguiremo il lavoro in modo da unire le due gambe e creare così il corpo. Fatte tutte e due le gambe, andiamo ad unirle. Dobbiamo fare in modo di arrivare al lato della gamba e io vado a fare 2 maglie in modo da trovarmi al lato e vado a fare 2 catenelle. Entro poi dall'altro lato dell'altra gamba e mi vado ad unire nello stesso punto. Con una maglia bassissima. Fatto questo, vado semplicemente a lavorare le mie 26 maglie per questo lato della gamba e vado a proseguire anche il lavoro per quest'altro lato dopo aver lavorato anche nelle 2 catenelle. Qui dobbiamo fare 2 maglie basse in modo da unire così le gambe e proseguiamo il giro lavorando tutto intorno. In tutto ci dobbiamo ritrovare con 52 maglie per le 2 gambe più le 2 realizzate di catenelle che vanno lavorate e in tutto dobbiamo lavorare 54 maglie. Ogni 8 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 60 maglie basse. Ogni 9 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 66 maglie basse. Ogni 10 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 72 maglie basse. Lavoriamo per altri 7 giri le nostre 72 maglie basse. Andiamo ora a fare ogni 10 maglie una diminuzione, in tutto saranno 66 maglie basse.
Ogni 9 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 60 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 54 maglie basse. Andiamo ora a sostituire il filato color carne con il filato bianco e andiamo a fare un giro di 54 maglie con il filato bianco però lavorato in costa dietro. Quindi andiamo in ogni maglia e andiamo a lavorare le nostre 54 maglie con il filato bianco. Facciamo ora una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 52 maglie basse lavorate. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 50 maglie basse. Andiamo a lavorare per altri 4 giri le nostre 50 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 48 maglie basse. Dobbiamo ora andare ad incorporare le braccia al lato della spalla. Facciamo in questo modo: dobbiamo arrivare a lavorare fino a diciamo al lato della spalla ed inserire così a questo punto il braccio. Potete andare a mettere i marcapunti in modo da vedere di ricordare che dovete andare ad inserire il braccio da un lato e dall'altro. Quindi arrivate a questo punto, lavorate le maglie fino a qui, poi andate ad incorporare con una maglia bassa il lato del braccio e proseguite anche per l'altro lato lateralmente, proseguite fino all'altro lato e lavorate anche qui 2 maglie per inserire quest'altro braccio. Andiamo a vedere, quindi lavoro le maglie fino ad arrivare al lato qui. Andiamo a lavorare le maglie fino al laterale. Io ne ho lavorate 12, poi sono andata ad agganciare sia il braccio che il corpo prendendo tutte e due le maglie e vado a proseguire il giro fino ad arrivare dall'altro lato ed ho unito per 4 maglie il braccio. Poi vi faccio vedere quando arrivo all'altro lato come dobbiamo andare ad unire. Dall'inizio del marcapunti ho lavorato 12 maglie più 4 più queste altre maglie, sono arrivata a 40 maglie lavorate. Vado ad incorporare anche l'altro braccio facendo attenzione di mettere il pollice dalla parte della gamba, quindi posizionandolo in questo modo, e vado ad inserire l'uncinetto sia nel braccio, qui nella maglia in alto, e sia nel corpo, e vado a lavorare la mia maglia. Vado a lavorare le seguenti 3 maglie allo stesso modo. Vado ad incorporare sia il braccio che il corpo. Fatto questo, proseguo con le restanti maglie fino a terminare il giro. Per quest'altro giro vado a lavorare le mie maglie qui e poi vado ad incorporare anche queste che vanno dalla parte davanti del braccio. Quindi arriviamo fino a qui e poi ci incontriamo in questo punto. Arrivati a questo punto vado ad inserire l'uncinetto nella prima maglia disponibile qui e vado a lavorare tutto intorno al braccio. Poi vado ad inserire l'uncinetto nella prima maglia disponibile qui e vado a proseguire per tutto il giro. Dobbiamo fare attenzione a non prendere il filo del braccio e proseguo il giro fino ad arrivare dall'altro lato dell'altro braccio e dobbiamo fare la stessa cosa, andiamo a lavorare le maglie tutte intorno sopra. In tutto ci dobbiamo ritrovare con 72 maglie. Se ve ne trovate in più andate a diminuire, se ve ne trovate in meno andate ad aumentare. Dobbiamo ritrovarci con 72 maglie. Fatto questo,
dobbiamo cominciare le diminuzioni. Andiamo a fare ogni 10 maglie una diminuzione, in tutto saranno 66 maglie basse. Andiamo ora a fare 6 diminuzioni in totale, quindi dobbiamo fare 3 diminuzioni per questo lato del braccio quando arriviamo a questo punto qui e 3 diminuzioni dall'altro lato del braccio. In tutto ci ritroveremo con 60 maglie lavorate. Ogni 8 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 54 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 42 maglie basse e riempiamo con l'ovatta sintetica bene tutto il corpo. Andiamo ora a sostituire il filato con il filato color carne e andiamo a fare ogni 5 maglie una diminuzione, in tutto saranno 36 maglie basse. Andiamo ora a fare ogni 4 maglie una diminuzione, in tutto saranno 30 maglie lavorate. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Lavoriamo le 12 maglie per altri 4 giri e poi stacchiamo il filo. Per rifinire la base della maglia vado a realizzare una catenella di 60 maglie e vado a lavorare 60 mezze maglie nelle mie 60 catenelle. Poi chiudo il lavoro e vado a cucire alla base della maglia in questo punto. Inseriamo la testa al collo, magari possiamo mettere anche un bastoncino all'interno per reggere meglio, e andiamo a cucire alla base del collo. Per realizzare il pannolino vado a utilizzare questo filato miscelato, ma potete utilizzare qualsiasi colore che più vi piace. Andate a realizzare una catenella di 60 maglie, andate poi a chiudere la vostra catenella ad anello e andiamo a lavorare per 4 giri 60 maglie basse nelle 60 catenelle. Facciamo la diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 58 maglie basse. Andiamo a fare per altri 3 giri 58 maglie basse. Dobbiamo ora andare a realizzare la parte di sotto e dobbiamo lavorare solo su 10 maglie, quindi o mettiamo un marcapunti qui per iniziare il lavoro e lavoriamo da qui 10 maglie, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Giriamo poi il lavoro e andiamo a lavorare su queste 10 maglie appena lavorate, e quindi dobbiamo andare a fare per altri 10 giri 10 maglie basse su quelle appena lavorate e poi ci andremo ad unire dall'altro lato in modo da chiudere la parte di sotto. Possiamo chiudere il lavoro e andiamo a trovare la parte centrale in modo da unire questa parte qui alla parte di dietro. Possiamo unirla sia con l'uncinetto che utilizzando ago e filo. Chiusa anche la parte di dietro, possiamo andare ad inserire il pannolino dalle gambe e magari possiamo anche inserirci o un nastrino o con lo stesso filo andiamo a passare in modo da formare il laccio. Passo il filo in modo da realizzare il laccio tra una fessura e l'altra, inserisco in questo modo mantenendo la stessa distanza e lascio poi il filo, oppure posso fare un bel fiocco. Andiamo a realizzare l'ombelico passando da una parte all'altra il filo e riempiamo un po' questa zona, realizziamo così il nostro ombelico e chiudiamo il lavoro. Ed eccolo terminato, questo è il mio piccolo bebè terminato. Ho realizzato anche l'ombelico così come ho fatto per il nasino e il musetto, ho poi aggiunto il laccetto come ho fatto vedere. Spero che vi piaccia, vi do un grande bacio, un grande abbraccio, so che piacerà molto alle vostre bimbe e ai vostri bimbi, andatelo a realizzare per loro. Ciao, a presto, un grande bacio e un abbraccio.